Ciao a tutti ragazzuoli, oggi proverò a riparare questo iPhone 12 mini in quanto non rileva più il codice MAI e inoltre non si collega al wifi. Sicuramente il problema è sulla baseband e non è possibile attivarlo neanche tramite il computer o tramite il Mac e non riesce a superare quell'ostacolo. Quindi adesso lo smonto e vediamo cosa si riesce a fare. Perfetto, come possiamo notare non abbiamo il codice mail, mancano tutte quelle che sono le informazioni relative al wifi, non ci fa fare assolutamente nulla, quindi non supera, anche se provo ad andare a configurarlo, praticamente non rileva nessuna rete wifi. Lo spengo e vediamo un pochettino cosa si può fare. Perfetto, la scheda madre è stata disassemblata, già ho fatto un primo controllo e adesso vi faccio vedere il microscopio. Ci sono dei punti dove o è già stata lavorata oppure semplicemente sono saltate tutte le palline di stagno che creano il collegamento tra la scheda superiore con quella inferiore. Vi faccio vedere al microscopio e i punti dove mancano i pallini. In questo punto, come si può notare, mancano completamente tutti i pallini. Eccoli qua. Qui sembra che sia stata già lavorata. Stessa cosa qui possiamo vedere che c'è dello stagno. Vediamo cosa si riesce a fare. Tronchesina. Ok. Pinzetta. Flussante. E facciamo i bordi così ripuliamo tutta la parte interessata. Una volta che ho ripulito tutte le piazzole, come possiamo notare, sono tutte, diciamo, perfette, quindi anche misurandole con il tester possiamo notare che non ci sono problemi per quanto riguarda la comunicazione tra i due layer. Infatti, nonostante è stato effettuato il collegamento tramite un tester della scheda madre, ancora il problema persiste, quindi il passaggio successivo è andare a controllare le linee relative alla baseband.
e qui possiamo notare che c'è il corto, quindi praticamente è come immaginavamo. Per individuare il problema praticamente sono andato a misurare i condensatori attorno alla baseband e mi sono accorto che una di queste linee era in corto, esattamente questa qui. E il passaggio successivo è stato quello di saldare la baseband e praticamente il corto, come abbiamo visto da misurazione, è sparito. Quindi questo mi ha dato la conferma, dopo anche aver testato la linea con la camera infrarossi, e questo mi ha dato la conferma che il problema è proprio il chip della baseband, la CPU baseband. Siccome questa qui lavora contemporaneamente con il processore, sincronizzata con il processore, il problema è che proprio non può essere sostituita. Per avere una certezza maggiore sono andato a misurare, tramite le piazzole della baseband, e quella linea all'interno proprio della baseband risulta proprio il corto, quindi questa riparazione non può essere fatta. Si può provare a bypassare questa linea, però prima di dimostrarlo farò delle prove e poi eventualmente farò un video successivo dove proverò a bypassare questa linea, e in modo da far sì che venga letta la baseband, si può riscrivere la baseband e successivamente attivare l'iPhone. Però per il momento come riparazione questa qui non è possibile farla. Vediamo se successivamente, effettuando quella procedura, è possibile bypassare quindi la baseband e riscrivere quei dati sulla memoria. Quindi la diagnosi di questo iPhone è andata così. Non si trattava delle piazzole, spesso quando sparisce il codice email e la linea wifi molto probabilmente si tratta delle piazzole che si interrompono perché si danneggiano e quindi non c'è più la comunicazione tra i due layer e automaticamente sparisce questo. Infatti viene effettuata vengono separati i due layer, ripulite le piazzole, ripristinate eventualmente dove è necessario, e poi una volta diciamo risaldate si ripristina la funzione. In questo caso, trattandosi proprio, come abbiamo detto, della baseband, non è possibile effettuare la riparazione. Ripeto, proverò a fare un'altra procedura, eventualmente pubblicherò un nuovo video proprio per quanto riguarda quella procedura e vediamo se in qualche modo si riesce almeno ad attivare l'iPhone. Io spero che questo video vi possa tornare utile e che vi sia piaciuto, e eventualmente mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e noi come sempre ci vediamo in un prossimo video. Ciao!